Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere i fasci di circonferenze. Innanzitutto come si distingue un fascio di circonferenze? È molto semplice perché avete un'equazione della circonferenza, come quella che abbiamo visto nei video precedenti, ma con un parametro, ovvero una lettera. Tutte le volte che ho un fascio di circonferenze vi viene chiesto di fare lo studio e di individuare le circonferenze generatrici, che sono due. Qui vi ho fatto una mappa per avere una panoramica completa di tutte le situazioni che vi possono capitare. Esempio numero 1. Le due circonferenze generatrici sono secanti, ovvero si incontrano in due punti. Questi punti di intersezione vengono chiamati punti base. Caso numero 2. Le due circonferenze generatrici sono tangenti, ovvero si incontrano in un punto solo. E qui ho a mia volta due possibilità. O sono tangenti in questo punto, oppure sono tangenti e magari una circonferenza è dentro un'altra. Quindi il punto di intersezione è uno solo in questo caso, e anche questo è chiamato punto base. Poi possiamo avere due circonferenze esterne, il che vuol dire che non si incontrano in alcun punto, interne, anche qui non hanno alcun punto di intersezione, oppure concentriche. Concentriche, come dice la parola, vuol dire che sono due circonferenze che hanno lo stesso centro, ovvero il centro della circonferenza più interna coincide con il centro della circonferenza più esterna. In questi tre casi, come potete vedere dalla figura, io non ho punti di intersezione. Questi sono i 5 possibili casi che vi possono capitare. Nei primi due, ovvero quando le due circonferenze sono secanti oppure tangenti, si dice che le circonferenze sono incidenti, mentre negli ultimi tre casi, esterne, interne oppure concentriche, si dice che le circonferenze sono non incidenti. Ora, oltre ai punti base, dovete sempre individuare l'asse radicale e l'asse centrale. Quindi la domanda è: che cos'è l'asse radicale? L'asse radicale per definizione è la retta che passa per i punti base. Quindi, nel primo caso, quando ho due circonferenze generatrici che sono secanti, l'asse radicale è questo. Mentre nel caso di circonferenze tangenti, l'asse radicale passa per il punto di tangenza e quindi è questo. Nel caso di circonferenze esterne non ho punti base, abbiamo detto, ma l'asse radicale esiste lo stesso e lo disegno in questo modo. Perché? Perché l'asse radicale ha una proprietà fondamentale, è sempre perpendicolare all'asse centrale. Adesso ricordatevi questa frase, poi dopo quando vi spiegherò che cos'è l'asse centrale e come disegnarlo, vedrete che tutto torna. Per quanto riguarda due circonferenze interne, anche qui l'asse centrale non ho punti base, quindi non posso disegnarlo, al momento fidatevi, è questo. Ultimo caso, circonferenze concentriche, qui di nuovo non ho punti base e questa volta non ho nemmeno l'asse radicale. Ora andiamo a vedere che cos'è l'asse centrale. L'asse centrale, come dice la parola, è la retta passante per i due centri delle circonferenze. Quindi nel primo caso, dove ho circonferenze secanti, i centri li ho disegnati qui, quindi l'asse centrale deve passare per queste due rette. Quindi molto semplice, asse radicale passa per i punti base, asse centrale passa per i due centri delle circonferenze. Esiste una relazione, vi dicevo, ovvero che l'asse radicale è sempre perpendicolare all'asse centrale, ovvero si incontrano queste due rette formando quattro angoli di 90 gradi. Allo stesso modo, nel caso di circonferenze tangenti, l'asse centrale in questo caso è lui, mentre in quest'altro disegno è lui. Nel caso di rette esterne, l'asse centrale, abbiamo detto, è la retta che passa per i due centri. Ecco perché ho disegnato l'asse radicale così, perché l'ho disegnato in modo tale che formasse quattro angoli di 90 gradi. Allo stesso modo nelle circonferenze interne l'asse centrale è questo, mentre in caso di circonferenze concentriche non ho punti base, non ho
l'asse radicale e non ho nemmeno l'asse centrale. Questa è la panoramica completa sui fasci di circonferenze. Ora andiamo a vedere un esercizio pratico, avendo bene in mente questi disegni. Partiamo dal primo esempio. Questa è l'equazione di un fascio di circonferenze. Come lo riconosciamo? Molto semplice. Io noto che c'è una lettera K oltre a X e Y e quindi si tratta di un fascio di circonferenze. Noto anche che questa K appare solo qui nel termine noto. Questa cosa mi dice subito che le circonferenze sono concentriche, cioè hanno tutte lo stesso centro. Perché? Perché il centro non dipende dal parametro K, quindi non varia. Andiamo infatti a trovare le coordinate del centro. Ormai arrivati a questo punto so che siete bravissimi, quindi facciamo a mente il calcolo. Sappiamo che devo cambiare segno più 2 e dividere per 2, quindi la coordinata x del centro è 1, mentre qua cambio di segno, meno 3, divido per 2, meno 3 mezzi. Questo è il centro. Come vedete non dipende da K, questo vuol dire che tutte le circonferenze del fascio sono concentriche. Graficamente la situazione è questa. Dire che ho un fascio di circonferenze vuol dire che ho tante circonferenze, ne posso fare 10, 15, 20, n, che hanno tutte una caratteristica, hanno lo stesso centro. Dobbiamo andare a trovare l'asse radicale e l'asse centrale, ma come vedete qui abbiamo detto che quando ho un fascio di circonferenze concentriche io non ho asse radicale, non ho asse centrale e non ho punti base, quindi l'esercizio finisce così. Andiamo a fare un altro fascio di circonferenze. Questa volta noto subito che K appare sia nel termine con la X che nel termine con la Y che nel termine noto. Quindi sicuramente non sono nella situazione precedente. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a trovare l'equazione delle due circonferenze generatrici ed è molto semplice, basta fare i calcoli, quindi andiamo a moltiplicare tutto. Ora che ho eliminato le parentesi, quindi abbiamo moltiplicato i termini, dobbiamo andare a raccogliere la K isolando quello che non ha la K, quindi tutto quello che è in giallo che non ha la K l'ho ricopiato. Ora raccolgo più K e ottengo questo. Adesso basta porre tutto questo uguale a 0 e tutto questo uguale a 0. Le generatrici in questo caso sono una circonferenza e una retta, detta anche circonferenza degenere. Per trovare i punti base basta fare il sistema tra le due generatrici. È chiaro che quindi dovete saper bene risolvere i sistemi. Se avete qualche dubbio andate a vedere la mia playlist sistemi lineari e ripassate tutti i metodi per risolvere i sistemi, che sono 4. Io in questo caso la risolvo con il metodo di sostituzione. Prima di tutto mi rendo conto che questa equazione si può semplificare perché tutti i coefficienti sono multipli di 2. Tutte le volte che vedete che qualcosa si può semplificare, voi fatelo, perché il nostro scopo è semplificare il più possibile i conti. Ora, il metodo di sostituzione si applica all'equazione di primo grado, quindi chiaramente questa no. Andiamo a esplicitare un'incognita qui. Tra x e y io sono furba, scelgo y perché ha coefficiente 1, quindi esplicitare lei è più vantaggioso perché i calcoli non sono delle frazioni. Quindi y l'ho lasciato al primo membro, meno 2x portato al secondo membro diventa 2x, più 1 portato al secondo membro diventa meno 1. Ora che ho esplicitato la seconda, vado a ricopiare la prima, ovviamente sostituendo al posto di y questa quantità. A questo punto ottengo un'equazione di secondo grado tutto nell'incognita x, quindi lascio per un momento in disparte questo e vado a risolvere la prima. Questo è un quadrato di binomio e quindi ottengo questi tre termini. Se c'è qualcosa di questo passaggio che non vi torna, andate a ripassare la playlist prodotti notevoli. Vi lascio il link in descrizione e questo lo ricopio. Andiamo a sommare i monomi simili. Qui viene 5x alla seconda, poi meno 3x e infine i termini noti. Risolviamo l'equazione con la formula completa. Vi ho scritto tutti i passaggi della formula. Chiaramente le equazioni di secondo grado è un altro argomento che abbiamo affrontato nella playlist, quindi anche qui se vedete che avete qualche dubbio mettete stop, tornate a ripassare la playlist equazioni di secondo grado e poi ritornate qua. Ad ogni modo noi facciamo i calcoli, quindi
sotto viene 49, la radice fa 7. Una volta sommo, una volta sottraggo. Qua viene meno 4 decimi, che semplificato fa meno 2 quinti. Mentre qua 10 fratto 10, 1. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Ho trovato le due soluzioni della x. Stavamo facendo un sistema, quindi vado a riscrivere il sistema. Anzi, ne faccio due perché ho due soluzioni. Ho scritto la prima soluzione e la seconda. Ora andiamo a riprendere l'equazione che fino adesso non avevamo considerato e andiamo a sostituire. Al posto della x vado a mettere qui 1 e quindi viene 2 meno 1, 1. Mentre qua vado a sostituire al posto di x meno 2 quinti, che per 2 fa meno 4 quinti. Facendo l'MCM, che è 5, viene meno 9 quinti. Il sistema ci ha dato due soluzioni, questi sono due punti, chiamiamoli A e B. Che cosa sono questi? I punti base, perché abbiamo detto che intersecando le generatrici ottengo i punti base. Siccome sono due, deduco che il fascio di circonferenze è secante. Quindi l'esercizio prima aveva un fascio di circonferenze concentriche, questo è un fascio di circonferenze secanti. Abbiamo trovato i punti base, l'asse radicale ce l'ho già, perché? Perché quando qua ho fatto i calcoli ho trovato una generatrice che era una circonferenza e un'altra che era una retta. Questa retta coincide proprio con l'asse radicale. Ultimo dobbiamo trovare l'asse centrale, ovvero la retta passante per i centri. Per farlo è molto semplice, basta seguire questi due passaggi. Passaggio numero 1, trovo il centro. Ho la mia circonferenza generatrice, questa è l'equazione, quindi posso ricavarmi il centro. La x, basta che cambio di segno, meno 1 e divido, quindi meno un mezzo. La y non c'è e quindi è 0. Bene, passaggio numero 2, devo trovare il coefficiente angolare, perché per scrivere l'equazione di una retta mi serve un punto e il coefficiente angolare. Ora, informazione importante che vi ho detto di memorizzare prima, io so che l'asse radicale è sempre perpendicolare all'asse centrale e quando ho due rette perpendicolari esiste una relazione tra i coefficienti angolari che, se vi ricordate, l'abbiamo già vista nella playlist rette piano cartesiano, è questa. Quindi il coefficiente angolare dell'asse radicale è il termine con la x, quindi è 2. Siccome asse radicale e asse centrale sono perpendicolari, il coefficiente della retta che sto cercando si ottiene ribaltando, quindi un mezzo, e cambiando di segno, meno un mezzo. Passaggio 3, vi avevo detto che erano due, in realtà sono 3 i passaggi. Ho fatto male i conti. Usiamo la formula dell'equazione di una retta dove m è quello che ho appena trovato e x, c, y, c sono proprio le coordinate del centro che abbiamo trovato al punto 1. Mi raccomando, state attentissimi ai segni. Nella formula qui c'è meno x, quindi meno un mezzo, meno per meno fa più un mezzo. Quindi facendo i calcoli viene in forma esplicita questa retta. E questo è l'asse centrale.